Signore e signori, bentornati in queste lande desolate. Siamo ormai alla fine o quasi dell'analisi della dimora fantasma. Siete contenti? Ci resta da vedere il filone con i POV di Mappo e Fiddler che si fondono e questo video è dedicato proprio a quello. Nello specifico vedremo fatti che comprendono dal capitolo 4 al capitolo 11. Prima di lanciarci nel deserto sacro di Raraku, vi chiedo per cortesia di iscrivervi al canale e di visitare il link in descrizione. Ma come? Perché? Perché lì ci trovate tutti i miei profili social, per esempio Facebook, Instagram, dove vi presento le letture in corso, Twitch, dove ogni tanto ci troviamo in live, Goodreads, dove potete chiedermi l'amicizia. Poi trovate la mia lista desideri a tema libri, se a qualcuno di voi venisse in mente di farmi un piccolo regalo, e infine la pagina Ko-fi, dedicata a chi vuole lasciarmi un contributo per i contenuti che vi porto gratuitamente ogni settimana. Ringrazio tutti quelli che hanno già donato, siete meravigliosi. Bene, dopo questa mega introduzione possiamo iniziare. Via! Prima del fatidico incontro dobbiamo recuperare alcune scene all'interno del tempio di Tesem, che vede protagonista la coppia più strana delle 7 città, uno Yag e un Trell. Ho preferito mettere qui questa parte perché non aveva senso fare un altro video del POV di Mappo per pochissimi minuti. Si tratta dei capitoli da 4 a 7. Icarium e Mappo cominciano l'esplorazione del tempio guidati dalla curiosità. Si intrufolano in una scalinata che scende sempre più a fondo nella roccia scavata e la prima cosa che trovano è un piccolo cimitero dove sono state sepolte le monache della Regina dei Sogni. Vi ricordo che il tempio di Tesem, dove si trovano, molti anni prima era dedicato a quella dea e è abitato dalle sue sacerdotesse. Solo in seguito è stato rivendicato da Trono d'Ombra. Proseguendo nella ricerca, i due trovano una stanzetta disseminata di mattonelle ottagonali dipinte. Sicuramente si tratta della rappresentazione delle fortezze, ovvero l'antico mazzo dei draghi. In quel punto pieno di potere avvertono il profumo del Kural Galein, il canale dei Tistandi. Cosa piuttosto strana perché Mappo non ha mai sentito parlare degli Andì su quel continente. Ma la cosa più importante è che capiscono che quella stanza, in corrispondenza delle mattonelle, rappresenta la porta del sentiero delle mani, quel percorso che si dice possa portare all'ascendenza per Soul Taken e Divers. Chiedono informazioni al sacerdote dell'ombra, ma lui in risposta li insulta e li manda a cercare la sua scopa, invitandoli così a proseguire nella loro ispezione delle grotte. E i due così fanno, trovando facilmente la scopa all'interno di una piccola imbarcazione da pesca nel bel mezzo dei sotterranei. Capiscono subito che deve essere arrivata lì tramite canale, poco tempo prima, al massimo qualche anno, e che Servo ne è il proprietario. A questo punto Iskaralpust fa incazzare dei brutti Icarium tramite una lettura del mazzo dei draghi a dir poco confusionaria. Ecco, diciamo che prendere per il collo il sacerdote almeno ha avuto l'effetto di farsi dire con chiarezza ciò che ha visto. Sheikh è morta e si prospetta presto una sua resurrezione, una rinascita, e Icarium si dovrà muovere per raggiungerla. Come abbiamo capito, lo Yag ha una fame di informazioni su di sé e sul suo passato che è immensa. Una voragine enorme che tenta di riempire in ogni modo possibile. Ecco perché ne parla con l'amico Trell e accetta di partire. Li vediamo infatti qualche capitolo dopo all'esterno, mentre osservano il vortice che è cresciuto di intensità, cosa piuttosto strana visto che Sheikh dovrebbe essere morta. Mappo però si perde nei ricordi di quando è stato assunto dagli Innominati per fare da guardiano a Icarium, colui che ha ammazzato quasi 15.000 Trell. Mappo non si è mai spiegato il perché di quella scelta, perché è stato scelto proprio lui. Ha dovuto mettere da parte ogni istinto di vendetta per svolgere quel ruolo. Nel loro peregrinare nel deserto, i due amici si imbattono nella guerriglia che coinvolge il violinista, Crocus, Apsalar, Igral e i Mutaforma. Icarium interviene per salvare gli umani dal temibile Divers di nome Grillen, signore dei ratti.
Passiamo ora al POV di Fiddler al capitolo 8. Un paio di giorni di riposo dopo i fatti precedenti, il nostro buon zappatore si risveglia al tempio di Tesem, dove è stato rimesso completamente in sesto dalle abili mani di Iskarapust. In questa occasione ci vengono fatte molte rivelazioni importanti. Partiamo da Mappo, che confida al violinista di star seguendo Ikarium non per aiutare nella sua ricerca, bensì per rallentarla, posticiparne i progressi. Questo ci dice molto sul loro rapporto, ma il tema verrà ben approfondito. È soprattutto del sacerdote dell'ombra che dobbiamo preoccuparci. Innanzitutto è a conoscenza della meta dei Malazan, ovvero la casa Zat di Raraku chiamata Tremorlor. E finalmente capiamo cosa vogliono fare: passare dal portale all'interno di Tremorlor per arrivare in un batter d'occhio alla dimora fantasma a città di Malaz. Iskaral infine annuncia una profezia su ogni membro della nuova squadra che ha di fronte, un'allegra compagnia che ben presto si metterà in viaggio per cercare i segreti del deserto sacro. Fiddler non può far altro che sentirsi manipolato. Sotto quel loro incontro con Ikarium, Mappo e Pust c'è senza alcun dubbio lo zampino di Trono d'Ombra. Passano alcuni giorni e ancora il gruppo non è partito dal tempio perché rallentato dalle scuse patetiche del sacerdote. Nel mentre, Mappo e il violinista discutono di una possibile mossa di Pust: piazzare Apsalar a capo della ribellione come nuova Shaikh. Ai ai ai. Lo zappatore pensa non sia possibile. Figurati se una ragazza così intelligente si fa fregare dalla promessa del potere. Eppure, chissà, non è che la conosca così bene in fondo, ma i piani dell'ombra non finiscono qui. Dato che la porta del Sentiero delle Mani, quella vera, si trova proprio sotto Tesem, potrebbero averli portati tutti quanti lì per farli immolare come ultima difesa contro Soul Taken e Divers, facendo leva sul loro senso del dovere. Beh, posso dire una roba? Quando Mappo e il violinista si mettono a ragionare, trovano fuori veramente delle cose spaventose. Ci avete fatto caso? Quando questi due scienziati tornano dagli altri, scoprono che sul serio Iskarapust vorrebbe piazzare Apsalar sul trono di Shaikh. Che schifoso! Fiddler si rende conto che spetta esclusivamente alla pescatrice decidere ciò che vuol fare della sua vita e lui di certo non può metterci bocca, né tantomeno Crocus. Il risultato è che Apsalar si incazza e viene lasciata sola con Pust mentre gli altri continuano a discutere. Ikarium salta fuori ipotizzando che Servo, il tizio strambo e muto che gira lì intorno, sia il padre della ragazza e che sia andato sul luogo della morte di Shaikh. Ragazzi, sveglia! Apsalar lo sta già inseguendo? Oh, ma sono ritardati questi. A questo punto fanno tutti le valigie in fretta e furia per inseguire Apsalar, che sta inseguendo Servo, che si sta dirigendo sul luogo della morte di Shaikh, che al mercato mio padre comprò. Nel frattempo Mappo e Ikarium hanno una discussione. Entrambi convergono su una cosa: a Tremorlor lo Yag sarà messo di fronte a scelte difficili legate alla scoperta del suo passato. Ne vedremo delle belle. Carissimi, grazie per avermi fatto compagnia. La storia prosegue tra un paio di settimane. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Alla prossima! Ciao gente!